Hola a todas y bienvenidas nuovamente al canal di Trecemania, il mondo delle trecine e non solo. Oggi vi porto un nuovo tutorial, chicas, finalmente come quelli che piacciono a voi. Ho portato un tutorial perché so me l'avete chiesto. Subito ho eseguito il vostro ordine. Qualche giorno fa a Sanremo abbiamo visto la bellissima Elodie con una coda mega cola, ma molte di voi incuriosite subito mi avete scritto chiedendomi come si faceva la coda di Elodie. Ovviamente quella di Elodie, come vedete, è molto naturale l'effetto. Anche questo qui, l'effetto è molto naturale, ma c'è una piccola differenza. Elodie può permettersi di capelli delle station vere. Noi non lo diciamo. Le faremo con i capelli sintetici. Quindi avremo una coda come quella di Elodie, ma con i capelli sintetici. Non lo diciamo a nessuno lo sa, che rimanga tra di noi. Quindi chicas, siamo pronte per fare la nostra coda? Cosa vi servirà? Un pacco di Station Kanekalon 100%, mi raccomando, 100% devono essere le Station e resistente al calore. Perché resistente al calore? Perché nel caso le vostre Station siano un po' crespe o ruvide, potrete piastrarle in modo di raggiungere questo effetto liscio. Quindi se siete pronte io darei subito l'apertura alle danze. Vamos! Iniziamo prendendo la nostra lunga coda di Station che poi divideremo a metà. Se prendete delle Station che sono meno di 180 cm di lunghezza, è ovvio che non dovrete tagliarle a metà, ma dovrete utilizzare le Station così come sono. Dopodiché metteremo un elastico al centro di quello che sarà la nostra coda. Ci dedicheremo adesso ad spazzolare per bene le nostre Station. Alcune Station non hanno bisogno di questo processo, ma se notate che sono molto crespe le vostre Station, fatelo. Poi inizierò, come vedrete, a pettinare my hair. They don't move, my hair. They don't move. Inizio per fonare i miei capelli così li spiccio da per bene. Ovviamente chi ha i capelli lisci non deve fare questo processo. Ho spazzolato per bene i miei capelli, in questo modo riesco a fare una coda bene stretta. Non contenta della stiratura fatta col phon, velocemente mi arrangio con la piastra a fare una stiratura il più veloce possibile. Non è la mia intenzione alliciare i capelli completamente e farli diventare setosi, la mia intenzione è almeno riuscire a fare una coda come Cristo comanda. Ok, adesso aggiungo del gel estremamente forte, yes, forte. Chi ha i capelli già lisci ovviamente non ha bisogno di fare ciò, ma se vuole avere una coda bella aderente, senza un capello fuori, che aggiunga del gel estremamente forte in tutta la testa, soprattutto alla base di quella che sarà la nostra coda. È come qui a lottare con il gel forte e i miei capelli. Spazzolo, pettino, spazzolo, pettino. Ecco, ci sono riuscita finalmente a fare
una specie di coda. Adesso trattengo bene con un elastico. Arrotolo per bene e mi faccio una specie di codino cipollotto che chiudo ulteriormente con un altro elastichetto. Per chi ha i capelli lunghi può lasciare i propri capelli sciolti in coda che poi si andranno a mischiare con la coda posticcia, sempre se sono dello stesso colore. Applico del gel forte per controllare my baby hair, quei capelli ricci che si alzano sempre. Ecco, potete farlo sempre con del gel forte se lo desiderate. Spazzolate per bene. Io aggiungo sempre poi la mia bandana da Gunstar per tenere fermo il tutto per un bel po'. Eccoci qua con la nostra coda che ho precedentemente piastrato. Dopo vi faccio vedere, l'ho spazzolata e piastrata per bene. Eccola. Ho messo un nuovo elastico non fidandomi di quello di prima, adesso sono più sicura. Ecco, un bel elastico resistente e lo applico intorno al mio mini cipolotto. Adesso faccio la stessa cosa con la seconda metà di extension precedentemente tagliata. Ho aggiunto un elastico anche qua e lo applico intorno alla parte di extension precedentemente attaccata. Fate attenzione a questo processo, così evitate di fare un bel casino con le extension, dato che sono sintetiche, si impicciano facilmente. Adesso prendete una piccola parte, una piccola sciocca di extension che ci servirà per arrotolare intorno alla coda e coprire tutta questa matassa. Una volta scelti inizio a rotolare da dietro, passo davanti con cura, tenendo sempre con cura e continuo. Inizio a sistemare bene le mie extension in modo da portarle indietro e questa parte di capelli, insomma, coprirà il tutto, li terrà fermi in un'unica direzione, come vedete. Aggiungete un'ulteriore parte, insomma un'altra piccola sciocca, in modo da continuare ad arrotolarla intorno alla vostra coda. Ecco, già si inizia a vedere che è tutto molto più fermo. Maneggiate con cura, mi raccomando, non c'è fretta, piano piano, girate. Adesso ci aggiungo altra colla, sempre della stessa marca del gel che ho utilizzato prima. Questo processo non è necessario, ma io l'ho fatto perché volevo farvi vedere una coda che non si spostasse manco se la stacchi a morsi. E sì, ho incollato il tutto. Questa qui è una super colla, si utilizza anche per attaccare le parrucche, ma se volete ve lo farò vedere in un altro video. Adesso finiamo la nostra coda alla Elodie ed è così, siamo pronte per twerkare sul palco del Ariston.
piastro 95 gradi. Vi lascio nella descrizione di questo video il link per chi è interessato ad acquistare la piastra da battaglia. Perché da battaglia? Perché serve per tutto. Eccola qui, la mia coda super piastrata. Taglio la punta, i capelli che escono fuori. Tolgo la mia gang bandana. Elodie, levate proprio. Look at me, baby. Yes, questa è mi coda con capelli sintetici. Ditemi cosa ha da invidiare alla coda di Elodie. Una coda super economica a prova di sudore, twerk e insomma sperimentate e fatemi sapere. Oh yes, now I can go to twerk. Yes, baby, look at me. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ram. I feel so good. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ram. I am the mamacita. Siamo giunte alla fine di questo bellissimo tutorial. Come al solito, chicas, qui sotto nella descrizione del video troverete tutte le informazioni riguardo ai prodotti che ho utilizzato per realizzare questa coda da sola a casa. Nei commenti potrete farmi le vostre domande e commentate che cosa ne pensate, che altro tipo di tutorial vi piacerebbe vedere qui nel canale di Trecemania. Su Instagram potete scrivermi, contattarmi, magari mandarmi la foto del vostro look finale. Volentieri e con tanto piacere vi condividerò. Vi ringrazio nuovamente della visualizzazione e se non siete ancora iscritte al canale di Trecemania, siete ancora in tempo per farlo. Attivate la campanella però. Vieni più vicino, lasciati guardare. Cosa succederà? Tequila guaraná. Iscriviti al mio canale, al mio canale, al mio canale. Iscriviti al mio canale, al mio canale, al mio canale. La 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 la, la 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 la. Iscriviti al mio canale, al mio canale, al mio canale. Se un altro tutorial tu vuoi imparare, la la la, la la la. Ciao chicas, vado.